Ciao amici, oggi volevo condividere insieme a voi alcune riflessioni su una tematica che è ricorrente un po' dappertutto, quindi sul blog, su Telegram, su Facebook, che è quella relativa al fatto che questi 500 watt citati della nostra e-bike determinino il suo essere o meno legale, alla luce di quelle che sono le restrizioni che ci impone la legge italiana. Ora, al di là di quello che leggo, che sono spesso io penso che secondo me è così, ho cercato, insomma, quantomeno ho provato a fare il punto basandomi su articoli che parlano della legge vera e propria, quindi citano quelli che sono i vincoli legali che deve soddisfare una bici elettrica e ho provato a raccogliere un pochino di informazioni e riflessioni mie all'interno di un articolo sul blog, quindi vi lascio poi il link all'articolo nei commenti, però volevo fare pure un video a supporto di questo tema che tutti i giorni mi chiedono almeno due o tre persone, informazioni o su Facebook oppure tramite il blog. Allora, 500 watt, la Sandbike Thunderbird Plus viene pubblicizzata come motore da 500 watt. Ora, questo motore, questa cifra indica la potenza di picco che riesce a erogare il motore, che non è, badate bene, la potenza nominale che viene citata espressamente per ciò che riguarda le biciclette elettriche riconosciute dalla legge, che possono girare in Italia dunque senza bisogno di assicurazione, targa, eccetera, eccetera. Ma i 500 watt della Sandbike rappresentano la potenza di picco che il motore riesce a raggiungere in un lasso di tempo limitato. Cosa diversa è la potenza nominale, che è la potenza che il motore invece riesce a garantire per un lungo intervallo temporale. E questa roba qua, questa benedetta potenza nominale, vi sottolineo una cosa, è un qualcosa di testabile e verificabile solo ed esclusivamente su un banco prove. Quindi non c'è una scritta sul motore che dice questa è la potenza nominale, non abbiamo un libretto come quello della macchina che dice la nostra bicicletta ha una potenza certificata, eccetera, eccetera, dove scritto nero su bianco si legge potenza nominale di un numero. Non c'è questa cosa, ma in realtà non c'è in nessuna e-bike, cioè, o meglio, nelle e-bike che ho visto io, questo libretto che certifica una potenza nominale io non l'ho visto mai. E riflettendo su come funzionano più o meno questi prodotti che vengono fabbricati in un solo posto, di solito in Cina, e esportati in tutto il mondo, e il mondo ha una legislatura che varia, quindi ha dei limiti diversi, per un produttore di questi benedetti apparecchi sarebbe sconveniente valutare tanti modelli, quante sono le diverse regole imposte dalle leggi in giro per il mondo. Quindi che fanno? Fanno un solo modello che si adatta un pochino a tutto e lo limitano col software. Dunque, nel nostro caso specifico, parliamo di una potenza di picco di 500 watt. Sulla nominale non so darvi un riferimento perché non lo dà la fabbrica, non mi sogno minimamente di metterlo sul banco prova e invito chiunque a fare una verifica su un banco prova per strada, quindi anche su questo sono abbastanza scettico. Quindi dicevo, queste biciclette vengono prodotte tutte quante in Cina, mandate in Europa dove il limite è di 25 all'ora, in America dove è di 32, quindi secondo voi che fanno? Due motori diversi, uno per l'Europa e uno per l'America? Io dubito, così come per le apparecchiature elettroniche, i nostri router hanno emissioni differenti in base alla configurazione software che fate. Dunque, lo stesso router configurato per l'Europa, che selezionate nel menu interno, ha un certo range di utilizzo perché produce radiazioni entro un certo limite. Lo stesso router, se lo portate a casa vostra in Italia e selezionate come location America, avrà un range 1000 volte più forte. Come mai? Maggiore rispetto a quello con la configurazione italiana. Come mai? Perché via software il limite imposto dalle leggi americane è diverso, dunque via software aumentano la potenza che viene erogata dalle antenne. La stessa cosa sarà pure per i motori, non mi aspetto nulla di diverso. Quindi, tornando al nostro motore,
Non so come misurare la potenza nominale, non la misura nessuno, nel senso né le aziende mi forniscono un libretto né tantomeno mi aspetto che un vigile mi smonti la bicicletta e me la metta su un cavalletto su un banco prove per verificare la potenza nominale. E quindi dei 500 watt di picco, con i 500 watt di picco che io so di avere, eh, non temo che possano esserci dei watt nominali, quindi una potenza nominale superiore a 250. Io non ne ho evidenza, quindi da questo punto di vista invito chi mi vuole fare il controllo a dimostrare il contrario. Tornando invece a quello che riporta la legge, dunque, oltre al vincolo dei 250 watt, che ribadisco, non sono in grado di verificare né io e invito anche, magari anche voi che mi seguite, insomma, correggetemi, datemi altre indicazioni, fatemi capire come qualcuno può verificare questi 250 watt su un motore montato in un mozzo di una bicicletta. Sono qui ad ascoltarvi. Al di là di questo vincolo, dicevo, ci sono poi però altri vincoli che la legge impone che invece sono in questo caso verificabili. Parlo del limite di 25 km all'ora. Questo come lo verificano? Ho visto dei servizi, lo potete vedere anche voi su YouTube, dove c'è stata una segnalazione fatta da cittadini in un comune del sud Italia dove si usava la bicicletta elettrica come fosse una moto, più persone hanno fatto questo comportamento illegale, dunque i vigili sensibilizzati da questa problematica si sono appostati in dei punti specifici della città con un carro attrezzi in grado che montava su dei rulli sui quali è stata messa la bicicletta truccata che ha dimostrato arrivare a velocità ben più alte dei 25 all'ora. In realtà in quel caso si parlava di 50 all'ora, quindi era una moto. Quella è stata sequestrata, giustissimo. Nel nostro caso si riesce a limitare la velocità a 25 km all'ora? Assolutamente sì. Ho fatto tonnellate di video che vi invito a vedere e in questo articolo che sto proiettando spiego come fare e spiego quindi tutti i settaggi da effettuare sulla nostra bella Sandbike. Non ci voglio tornare perché non è quello che voglio arrivi a voi con questo video. In questo video voglio solo chiarire come la penso su quello che riguarda i limiti legali, il fatto che la nostra bici sia legale oppure no. Continuiamo con gli altri limiti, gli altri vincoli legali. Questi vincoli che vi faccio vedere, questi che vedete proprio qui sullo schermo che sto proiettando, sono stati presi da un sito che la legge vuole per tutti, un sito sul quale leggo abbastanza spesso tematiche legali che mi interessano. Quindi queste elencate sono tutte quelle che riguardano i vincoli che deve soddisfare una bicicletta elettrica per definirsi tale. Dunque, potenza consentita, ne abbiamo già parlato, velocità massima consentita, sappiamo come limitarla. Motore elettrico deve essere, sì, nel nostro caso è abbastanza chiaro che non è a benzina. Poi il motore funziona solo come supporto, non è dunque possibile utilizzarlo a mo' di motorino con l'acceleratore. Perfetto, vi ho spiegato nei miei video come è possibile dismettere l'acceleratore e quindi fare in modo tale che la bici non abbia altro che un aiuto solo alla forza che voi date con le gambe, quindi non c'ha nient'altro, nessun acceleratore. Quindi riusciamo a soddisfare anche il punto 4. Punto 5. Possibilità di disattivare il motore per utilizzo del veicolo come semplice bici. Perfetto. Assistenza zero e soddisfiamo anche questo. Sesto punto. C'è il rispetto dei requisiti tecnici fissati da una specifica normativa. Ora, questo punto qua è anche soddisfatto dalla nostra Zenbike perché nella ricevuta d'acquisto è scritto proprio in maniera esplicita, nero su bianco, che questo lo soddisfa, che questo vincolo viene soddisfatto. Quindi diciamo che tutti e sei i punti io li vedo tranquillamente soddisfatti da quella che è la nostra bici. Ma di nuovo, stesso invito di prima, se avete visioni diverse, ditemelo, confrontiamoci, perché secondo me il blog e YouTube servono a questo. Sinceramente, quelli che parlano solo perché io penso, a me non... cioè faccio fatica a digerirli, ma non mi fate dire altre cose. Quindi, continuando in questo articolo che vi sto proiettando, ho trovato pure nei vari forum che seguo un'altra cosa che che può essere, diciamo, ancora di più a supporto della tesi che la nostra bici è conforme a quelle che sono
e le normative europee perché ho trovato una certificazione di conformità europea che è stata rilasciata per il nostro modello di bicicletta, che quindi vi lascio pure qui in allegato qualora vi dovesse servire. Ora, in sintesi, se facciamo in modo tale da dismettere l'acceleratore, fermare il la velocità massima a 25 all'ora, secondo me c'è una ragionevole speranza di andare in giro tranquilli davanti alle forze dell'ordine e non temere in nessun modo che ci possano fermare e trovarci non in regola con le nostre leggi. Io vi dico un'altra cosa, e come vedete anche nei video che faccio, io sono sempre al parco nel weekend e il parco oggi è pieno di forze dell'ordine di tutti i tipi. Allora, polizia in bicicletta, polizia in moto, polizia municipale, carabinieri, tutti. Io ci passo davanti, che chiaramente io pedalo, lo sapete, e nessuno mi ha mai fatto nessuna osservazione se non mi ha guardato la bicicletta perché secondo me era attirato dalle gomme, che sono belle grandi. Lo sapete che la Thunderbird Plus, la Thunderbird pure, in realtà non passano proprio inosservate. Però al di là di questo non mi ha mai fermato nessuno. Chiaro che se gli sgommate con l'acceleratore davanti, sono ben contento che vi fermino perché cioè, non si fa, lo sappiamo, saremmo degli stupidi a comportarci diversamente. Però, vabbè, video un pochino scazzato barra incazzato, però non me ne vogliate, è una tematica che mi torna sempre davanti e spero di chiarirmi e di chiarirvi il più possibile quello che è lo scenario che ho analizzato e le mie riflessioni su quello che ho visto. Poi ribadisco, commentate, correggetemi assolutamente sì, se sbaglio, sono ben contento di arrivare a un punto in cui siamo tutti più tranquilli. Raga, mi resta da fermare un vigile e fargli le domande, però è una cosa che vorrei evitare di fare, anche perché vorrei più che altro risalire a analizzare quelli che sono i dati che abbiamo, le leggi e le regolamentazioni che però un po' esulano da quelle che sono le singole interpretazioni mia, tua, sua o di quell'altro. Quindi aiutatemi anche voi e vediamo di mettere un punto sulla tematica legale e non legale della nostra Sembike. E al solito vi chiedo di commentare e di seguirmi perché come avete visto è un argomento che mi piace e cerco di pubblicare contenuti sempre più attinenti a quello che sono le mie passioni, quindi la bicicletta sostanzialmente e cazzate varie che faccio. Vi saluto, ciao a tutti.